I trasferimenti di sapere sono la più grande sfida. Il sapere contadino è un sapere importantissimo, fondamentale per i nostri sistemi alimentari sostenibili e nello stesso tempo è un bene che stiamo perdendo, è un bene preziosissimo che stiamo perdendo, perché quel tipo di sapere è stato marginalizzato. E allora il nostro compito, il nostro ruolo, quello di preservare questo sapere, di valorizzare questo sapere e di trasferire questo sapere verso le future generazioni. E c'è una sfida enorme di fronte a noi. Aujourd'hui, j'ai cherché l'information auprès des organismes tels que le CIVAM, la FOC, etc., qui nous accompagnent au quotidien sur l'exploitation, et auprès des agriculteurs qui composent ces organismes. On fait beaucoup d'échanges mutuels de groupe avec des gens qui ont de l'expérience un peu comme moi et puis d'autres qui sont tout nouveaux, sachant qu'il n'y a pas celui qui est expérimenté, celui qui n'y est pas. On a tous une expérience qui est complètement différente et on peut tous s'apporter les uns mutuellement aux autres. Voilà. Et on part tous du même pied d'égalité, entre guillemets. Ma fondamentalmente è il confronto diretto con i nostri colleghi che sono qui sul territorio, perché abbiamo capito che se noi condividiamo anche i nostri problemi, diciamo, la loro soluzione potrebbe essere anche più facile da trovare, piuttosto che ambire a sapere tutto et ad avere tutte le risposte. En allant voir d'autres paysans qui sont là-dedans depuis longtemps et ne pas avoir peur d'aller voir toutes sortes d'agriculture, que ce soit bio, pas bio, en lait, en maraîchage. Bisogna essere più generosi, secondo me, per poter trasferire da noi, dalla nostra esperienza alle generazioni future, attraverso il buon esempio e l'insegnamento. Non dobbiamo essere presuntuosi nel pretendere, appunto, che loro siano capaci di fare una cosa solo perché noi siamo bravi a farla. Quindi vanno loro spiegate tutti i passaggi, anche a volte, di quello che è un lavoro. Partire da un'organizzazione mentale fino a prendere e a raccogliere il risultato di quel lavoro. E questo lo possono fare solo con l'esperienza. E in questo modo dai loro importanza ai giovani, gli dai modo di fare esperienza, di imparare dai loro errori e, se ci è concesso, anche di superarci in efficienza. Ma le opportunità bisogna dargliele con il dialogo, il buon esempio, anche le opportunità. Il tempo anche di maturare hanno bisogno, come per i frutti sull'albero anche i giovani hanno bisogno di maturare. Ecco, queste sono sfide che oggi non vengono affrontate, non c'è nessuna politica di sostegno per il trasferimento di questo sapere, proprio perché questo sapere non viene valorizzato. Anche perché questo è un sapere scomodo, è un sapere che mantiene l'importanza centrale dei contadini nei sistemi alimentari. E un sistema alimentare con tanti contadini è solo il sistema che è sostenibile e che permette il diritto all'alimentazione per tutti, perché non permette nessun fenomeno di concentrazione della catena alimentare, bensì permette una pluralità di produzione e quella pluralità di produzione permette anche il mantenimento della biodiversità, il mantenimento di un equilibrio sociale e economico di quel territorio. Ecco, quel modello che è esattamente opposto a quello che viene oggi promosso dalle politiche agricole, che sono delle politiche settoriali che non vedono nella complessità del sistema alimentare, ma tendono soltanto a concentrare la produzione
sfortunatamente a renderla sempre più insostenibile e quindi vanno a intaccare quel capitale straordinario che di saperi, che è quello del sapere contadino. Aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie, ce qui serait important, c'est de pouvoir expliquer les choses auprès du... Alors, je ne vais pas dire du consommateur, puisque le consommateur est plutôt client, mais de celui qui mange, quoi. Et celui qui paye aussi via les impôts, etc. Et également les décideurs. Secondo me c'è bisogno di fare formazione sicuramente gratuita, accessibile a tutti in agricoltura, che deve essere molto chiara su quello che uno vuole, va a cercare da un'agricoltura che sia il maggior possibile rispettosa della natura, perché c'è parecchia confusione, noto, su diversi tipi di agricoltura. Quello che si può fare, secondo me, è fare in maniera che gli agricoltori possano tra di loro incontrarsi, parlare di più e avere una libera informazione. Oggi, col fatto che siamo un'azienda multifunzionale, un'azienda che è un'azienda diciamo zootecnica, frutticola, cerealicola, stiamo spesso in collaborazione, quindi siamo anche abbiamo anche un rapporto molto stretto con l'Università della Tuscia di Viterbo, quindi vengono spesso gli studenti a fare i tirocini, vengono i professori e quindi questo è un ottimo modo per scambiarsi un po' tutte le informazioni e per fare, diciamo, aggiornamenti e per fare un po' di agricoltura nuova. Dobbiamo continuare, dobbiamo vivere insieme, dobbiamo essere più a contatto, scambiandoci molto, diciamo, le idee, molte esperienze, utilizzando anche quello che ci viene fornito dalla scuola, dall'università, e stare molto insieme. La cosa più importante è stare in contatto. È difficile aumentare, insomma, i nostri saperi, cioè è difficile, è paradossale, perché oggi in realtà abbiamo accesso a tutte le informazioni possibili, basta aprire internet e sei collegato con il resto del mondo, però ecco, molto spesso per un'azienda agricola è difficile stare al passo con i tempi perché il mondo si muove molto velocemente. Oggi un'azienda si deve rendere competitiva non soltanto nella sua zona, ma si deve raffrontare con tutte le aziende presenti sul mercato, e quindi oggi, essendo ormai globale il mercato, di fatto ti devi raffrontare con tutte. Quindi ecco, forse trovare le informazioni non è difficile, ma stargli dietro continuamente e quindi cambiare a seconda delle informazioni che ti arrivano secondo me è abbastanza difficile, è una sfida abbastanza tosta. Le mie fonti di informazioni sono molteplici, ancora rimango anche in campo universitario, nel senso che, essendo un'azienda sperimentale, stando in contatto appunto con il mondo universitario, molte vengono da lì, dal mondo quindi universitario e della ricerca. Seguo anche diversi siti o comunque giornali che trattano di agricoltura. Il continuo anche scambio con gli agricoltori della zona per me è una fonte di informazione, perché non ci scambiamo solo prodotti, ma, come si dice, anche conoscenze. E poi ecco, cerco di mantenermi aggiornata partecipando anche a dei corsi che per esempio organizzano le associazioni di categoria. Beh, sarebbe bello avere un canale condiviso online e magari, non lo so, degli incontri frequenti, specialmente dove agricoltori dello stesso territorio si possano incontrare, perché magari, essendo tutti dello stesso territorio, condividiamo le stesse problematiche, le stesse opportunità. Un sistema alimentare è basato sul sapere cui facciamo riferimento. Per questo è fondamentale capire l'importanza del sapere contadino, perché il sapere contadino è quello che ha permesso, generazioni dopo generazioni, di tramandare quelle conoscenze e quelle capacità che ciascuno dei contadini ha per gestire e plasmare un territorio in maniera sostenibile e duratura, perché è sempre stato fatto in funzione delle future generazioni.
E questo aspetto è fondamentale per capire e individuare un sistema alimentare che ha in sé la sostenibilità ambientale, economica e sociale.